Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio. Il diavolo e la ruota della fortuna. Non male devo dire. Amici del cancro. Il diavolo parla di qualche tipo di costrizione, qualche tipo di condizionamento, di schiavitù, qualche tipo di condizionamento, vizio, cattiva abitudine. La carta del diavolo parla sempre di qualche tipo di energia un po' bloccata, un po' incastrata, però avete la ruota della fortuna. Qui si tratta di un evento, magari voluto dal destino, che arriva e porta a cambiare quello che è questa situazione che avete. Guardate, mi si è di nuovo è comparso il diavolo. La ruota della fortuna parla anche di vincite al gioco. Guardate, per qualcuno potrebbe far riferimento proprio ai vizi di gioco con il diavolo e la ruota della fortuna, i vizi nei giochi d'azzardo, diciamo. Oppure, la ruota della fortuna potrebbe fare riferimento alla chiusura di un ciclo di tossicità con questo diavolo, ok? Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. In descrizione poi trovate proprio il link ad un video che spiega come fare a mettere insieme questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Partiamo con la carta del Papa. Abbiamo poi un 6 di pentacoli e la carta dell'eremita. Allora, la carta del Papa mi parla di contratti, mi parla di quello che potrebbe essere un matrimonio in questo caso, visto che stiamo guardando le relazioni, o semplicemente di un'unione ufficiale, di qualche cosa che è riconosciuto, se vogliamo, dalla società. E con il 6 di pentacoli sento che c'è anche una sorta di equilibrio, una sorta di ehm, sì, di equilibrio, di scambio, di potrebbe anche essere che a livello monetario abbiate quello che è una sorta di equilibrio. Abbiamo poi la carta dell'eremite. Qui sento che qualcuno avrebbe bisogno di staccarsi da una situazione, da una relazione, da dei pensieri, insomma, c'è il bisogno di fare quello che è la ricerca interiore di cui ci parla l'eremita, ok? È proprio una questione di cercare la propria verità, di capire che cosa è importante per voi, che cosa volete voi per voi stessi. Continuiamo con un 5 di coppe. Il 5 di coppe è una carta che parla fondamentalmente di una delusione, di un rammarico, di un'occasione che si è persa, ok? Di qualche cosa che è arrivato e che fondamentalmente non si è colto. È la carta per molti versi di una persona che piange sul latte versato, su quello che ormai è stato. Abbiamo poi un 9 di spade al contrario e la regina di spade. Il 9 di spade fa sempre riferimento a quelli che sono i pensieri, le preoccupazioni. ehm, C'è molta attività mentale comunque in tutto questo. Andiamo poi a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. La regina di spade potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita in un prossimo futuro, o potrebbe anche rappresentare una sorta di chiarezza mentale che arriva proprio dopo questo 9 di spade, perché comunque il 9 di spade è girato al contrario. Quindi parla di quello che è il superamento di questi pensieri, di queste preoccupazioni e di queste ansie. Terminiamo poi la stesa con la carta dell'imperatore e la carta della giustizia. Quindi ragazzi si finisce molto bene. Avete 4 arcani maggiori su 8 carte, quindi la metà. È una stesa molto interessante e molto potente. Io sento che attraverso quello che è o la figura di questa regina, quindi potrebbe essere una donna o semplicemente
una persona che ha una forte femminilità e chiarezza mentale, quindi potrebbe essere la vostra energia, l'energia della persona che entra o semplicemente l'energia della situazione. Attraverso questa chiarezza mentale, questa logicità, razionalità, si arriverà a quello che è la stabilità dell'imperatore ed è lì che arriva la ruota della fortuna, perché arriva anche la giustizia. Sono due carte che parlano di un intervento di tipo divino. C'è qualche cosa che arriva e che vi cambierà la vita a 360 gradi per giustizia divina. Ci sarà perché guardate, comunque l'imperatore è una carta che parla di stabilità, di potere materiale. Quindi magari tutti quei condizionamenti che prima qui vedevamo con il diavolo, diciamo che verso la metà di luglio si, si dileguano un pochettino, mi verrebbe da dire. La giustizia molte volte fa anche riferimento a quelle che sono le questioni burocratiche. Vi ricordo che anche il Papa parla di contratti all'inizio e la giustizia anche parla di contratti. Quindi c'è qualche cosa qui che secondo me cambia a livello di accordi, a livello di potere personale, a livello anche monetario probabilmente per qualcuno. Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa ci parlano. Io intanto vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché poi estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione più stabile e qualche carta anche per le persone che sono in separazione piuttosto che a distanza o in una relazione clandestina. Bene, mostrami il Papa per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di coppe, abbiamo la carta della morte, l'asso di spade e un 10 di spade. Due carte. 10 di spade dico sempre che è l'arcano minore della morte, sono più o meno la stessa energia, ok? Quindi qui, guardate, c'è anche un 3 di coppe. Quindi potrebbe fare riferimento questo diavolo al fatto che ci sia una relazione clandestina fuori dal matrimonio, ok? E la morte, l'asso di spade e il 10 di spade mi dà da pensare che questa relazione ci sia stata, ok? Che non sia più una cosa così reale, attuale. Per qualcun altro si può trattare del fatto che si debba tagliare qualche tipo di amicizia, influenza magari non proprio positiva per il vostro matrimonio. L'asso di spade molte volte fa anche riferimento a quello che è una verità, qualche cosa che viene a galla. Quindi potrebbe anche essere che questa relazione o questa amicizia sia venuta a galla e di conseguenza ci sia stata la necessità di interrompere questa relazione o perché no, per qualcuno di interrompere il matrimonio, il contratto, l'unione. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un 4 di spade e un fante di coppe. Il 4 di spade fa riferimento al prendersi un periodo, e qui lo rivedo con l'eremita, perché più o meno è la stessa energia. C'è bisogno di prendersi un periodo di riflessione, c'è bisogno di fare un'autoanalisi anche. Il 4 di spade parla sempre di quello che è il prendersi un momento, ok, per ricaricare le pile, per fare le giuste valutazioni del caso. C'è anche un fante di coppe, per qualcuno potrebbe fare riferimento a dei figli, per qualcun altro potrebbe essere riferito al fatto che stiate pensando a queste scuse fondamentalmente, che potrebbero essere le vostre nei confronti dell'altra persona, se questo diavolo è vostro, diciamo così. Se invece questa terza persona e di conseguenza questa relazione clandestina di cui ci parla il diavolo è dell'altra persona, è un po' come se steste mettendo sulla bilancia i pro e i contro con questo 4 di spade. State facendo le vostre valutazioni. Andiamo a vedere l'eremita per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di spade, l'8 di coppa al contrario e un 4 di bastoni al contrario. Io credo che qui, ragazzi, qualcuno stia valutando l'idea. Il 2 di spade è la carta dell'indecisione, del dubbio di colui
o colei che non vede bene, no, perché ha anche una benda sugli occhi. L'8 di coppe è una carta che ha la stessa energia dell'eremita, è una carta del ricercatore, ma è girata al contrario. E il 4 di bastoni anche. Quindi qui mi parla di qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro in una determinata situazione, determinati pensieri, ehm, perché in questo momento non c'è quello che è un'unione felice, non c'è quello che è un equilibrio. O potrebbe anche essere che qualcuno qui se ne voglia andare, ma non ha un posto dove andare. Andiamo a vedere il 4, scusate, 5 di coppe. Ok, abbiamo un 10 di pentacoli, la carta della torre, il mago al contrario, queste ve le devo mettere così, un 8 di bastoni, un cavaliere di bastoni e un 5 di denari. Allora ragazzi, avete la torre, il diavolo, il mago al contrario e il 5 di pentacoli. Qui si tratta di una situazione di dipendenza affettiva per molte persone, perché il 5 di pentacoli fa riferimento proprio a queste situazioni di codipendenza affettiva. E quando c'è il mago al contrario, molte volte parla di manipolazione. Allora, io qui sento che con queste 3 carte c'è qualche tipo di sicurezza a livello familiare, matrimonio, potrebbe essere un'alleanza a livello familiare. Se per voi magari la stesa risuona come un progetto di lavoro che avete creato in famiglia, okay, potrebbe, questo 10 di pentacoli far riferimento proprio a quello, però c'è la torre. C'è il bisogno di far crollare qualche sicurezza, okay? La torre parla di un crollo dell'ego, parla di un crollo e guardate queste 2 carte insieme con anche il 4 di bastoni io le sento molto rappresentative di una casa fisica, di mattoni proprio, okay? Io credo che qui sia venuto fuori, abbiate scoperto, come vi dicevo già qui, questa relazione clandestina di cui si diceva col 3 di coppe, o questa sorta di vizio che c'era o di tossicità che c'era, in questa relazione, perché comunque c'è la carta del pentimento, della delusione, come se qualcuno si fosse pentito di aver iniziato questa relazione, o di aver fatto questo tipo di accordo, o di essere andati a convivere. Andiamo avanti, vediamo il 9 di spade al contrario, regina di coppa al contrario, 6 di coppe al contrario. E che qui qualcuno non è più innamorato, ragazzi. Perché comunque ho la regina di coppe al contrario. E il 6 di coppe al contrario mi dà da pensare che è come se non riusciste più a vedere il bello di quello che era questa situazione o questa relazione. Il 6 di coppe parla dell'amore genuino, della purezza d'animo. In questo caso è al contrario, un po' come se ci si stesse allontanando da quello che era il vostro sogno. Andiamo a vedere la regina di spade per piacere, grazie. 3 di spade e l'appeso. Sì, c'è proprio questa sofferenza, questa ma difatti c'era qui il 10 di spade, c'era la morte, c'è il bisogno di guarigione che vedevamo qui. Andiamo a vedere l'imperatore. Ah, e poi avete anche l'appeso, eh. L'appeso parla proprio di qualcuno che sta cercando di vedere le cose da un altro punto di vista. E normalmente l'appeso, guardate, è una bella carta perché parla proprio della fine della sofferenza. Proprio perché guardando le cose da un altro punto di vista, e qui vedo la ruota della fortuna, il fatto che le cose cambino ad un certo punto, direi verso la metà di luglio, perché qualcuno prende consapevolezza
riesce a vedere le cose, diciamo così, da un altro punto di vista, in un modo più logico probabilmente. La regina di denari fa anche riferimento a quello che è la chiarezza mentale. Quindi io sento che questa fase di appeso, che potremmo vedere qui come la fase di eremita, vi dà la possibilità di vedere le cose davvero da un'altra prospettiva. Di conseguenza, ecco che la fine della lettura è con l'imperatore, la forza e il fante di spade. Quindi c'è la presa del potere personale, prendete di nuovo in mano le redini della vostra vita fondamentalmente. Con la forza troverete il coraggio di fare questo passaggio e poi vi dico che comunque avete anche il destino dalla vostra, perché avete sia la ruota della fortuna sia la carta della giustizia, quindi qualche cosa per giustizia divina arriva. La giustizia vi ricordo che ha la spada. La spada, che hanno anche la morte, e qui avete l'asso di spade, servono per tagliare quello che non serve più ed è proprio anche l'energia della regina di spade. È una persona sempre allerta. Quello che non serve, via, senza troppi sentimentalismi. E qui è la stessa cosa. A un certo punto decidete che, ok, basta, trovo il coraggio di andare avanti e riportare le cose in equilibrio. Arriva il vostro potere personale, questo diavolo, questa sorta di tossicità in qualche modo se ne va. Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, vediamo se riesco a darvi qualche notizia in più. 8 di spade. 2 di bastoni, abbiamo un cavaliere di pentacoli, l'imperatore un'altra volta che è già uscito qui e il mago. Wow, allora per i single sento che tutto questo periodo, per molte persone, questo diavolo, diciamo così, questa sorta di tossicità è una roba che vi state, creando voi. L'otto di spade parla di autocondizionamenti, parla di una persona molto pessimista, di una persona che vede negativo, sostanzialmente avete le vibrazioni molto basse, ma difatti con il diavolo, diciamo così che si ha un po' la vibrazione del basso astrale, quindi magari si è scarichi, si ha il campo energetico un po' appesantito, può essere da rabbia, può essere da queste, magari tossicità fisiche, quindi magari troppi zuccheri, fumo, alcol, caffè. C'è una sorta di pesantezza, diciamo, anche proprio a livello mentale, perché vi ricordo che il diavolo parla anche di potere mentale e qui lo sento con questo 8 di spade. Però guardate, in realtà è una cosa che vi sta un po' abbandonando, o perlomeno siete nella fase dell'eremita, dove state cercando di trovare la vostra verità, quello che è valido per voi. E c'è infatti quello che è la visione al futuro con questo 2 di spade e guardate, abbiamo anche questo cavaliere di pentacoli che entra nella vostra vita in questo periodo. Può darsi che sia una persona, come vi posso dire, che non sia uhm, tanto diretta, che non sia tanto, aperta nei vostri confronti, ma perché è una persona prudente fondamentalmente, okay? Abbiamo poi l'imperatore e, il mago, sono 2 carte che mi parlano di concretizzare la propria realtà. Vi ricordo che avevate la ruota della fortuna, qualcosa cambia in meglio, alla fine della stesa l'imperatore e la giustizia, arriva la chiarezza mentale. Se qui c'era il problema di dove vado a vivere, piuttosto che è la relazione giusta per me, piuttosto che riuscirò mai a trovare qualcuno, con il quale costruire o con la quale costruire qualche cosa di bello, riuscirò mai a lavorare questa mia dipendenza per avere una sì, ragazzi, sì, arriva il potere personale, il vostro potere. L'imperatore non è solo potere personale, secondo me è anche potere mentale, in questo senso. Per arrivare dove è arrivato, ha lavorato con costanza. Ci vuole una tremenda forza di volontà per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato l'imperatore. L'imperatore è una carta che parla di stabilità, per molte persone è un numero 4, quindi fa riferimento alla casa, ok? E poi c'è il mago è la capacità di manifestazione, è un nuovo inizio, quindi assolutamente il periodo per voi è positivo e potrebbe anche entrare appunto questa persona rappresentata dal cavaliere di pentacoli. Andiamo a vedere per le persone che sono in coppia. Allora, abbiamo il sole, l'8 di coppe
un'altra volta e la regina di denari. Qui, allora, questo fante vi dicevo che poteva essere collegato a dei figli e lo rivedo un pochettino qui con la carta del sole. Ehm, Però, ecco, qui ragazzi sento che se il sole fa riferimento a un figlio che è nato da poco, ok? Ehm, Dunque, ha due interpretazioni questa lettura. Per qualcuno è se per caso vi è nato un figlio da poco, sento che per certe persone c'è bisogno di cercare la propria forza interiore, perché comunque la regina di Pentacoli è l'energia di una persona che è sempre disposta ad aiutare gli altri, ma che comunque non riceve mai aiuto. È sempre da sola ad affrontare le sue cose. E vedo un po' questa carta dell'8 di coppe come se fosse una ricerca della propria forza, scusate, questi sono i simboli, del proprio potere personale, quello che arriva per giustizia divina, ok? Quindi diciamo che questa fase dell'8 di coppe la rivedo un pochettino qui. Il fatto che ci siano dei figli di mezzo, ecco, potrebbe un attimino condizionare quello che è questo vostro momento di vita. Sento che comunque sarà un momento di, come vi dicevo qui, anche la presa di consapevolezza, la fine della sofferenza, la vedo un po' qui grazie a questo 8 di coppe. Per altre persone, ed è un gruppo più piccolo, sento che c'è bisogno di allontanarsi dall'idea di figli. Mm, potrebbe essere che in questo momento non ci sia una reale stabilità di coppia. C'è la stabilità magari a livello finanziario, a livello concreto, ma a livello di unione, di coppia, non la sento tanto, ok? In effetti ci sono delle cose qui da riequilibrare, ok? E comunque sta di fatto che voi avete questa sofferenza dentro. Quindi qui è come se ci fosse qualcuno che o si deve allontanare da quello che è l'idea di bambini, perché non è il momento giusto in quanto coppia, o potrebbe anche fare riferimento al doversi allontanare da alcuni tipi di amicizie, e lo vedevamo qua. Ok, andiamo a vedere. Comunque la regina di Pentacoli alla fine è rappresentata in molti mazzi come una donna in gravidanza, quindi il fatto di, per ritornare alla prima versione, il fatto di allontanarvi dall'idea di avere bambini vi porterà comunque poi ad averlo il bambino se è quello che volete. Ci sono certe volte dove il fatto di cercare una gravidanza in modo in modalità fante di denari, quindi in modalità di totale idolatrazione di questo obiettivo, molte volte allontana l'obiettivo. E qui dice un po', allontanatevi fondamentalmente da quello che è quel tipo di obiettivo e riuscirete ad ottenerlo, ok? Il sole in realtà fa anche riferimento a quello che è una sorta di chiarezza mentale, ok? Ed è quello che io un po' vedo qui in questo periodo della stesa, con questa regina di spade. Fatemi vedere le persone in una relazione clandestina, a distanza o in separazione. Il giudizio, l'8 di pentacoli, il 9 di bastoni e il 9 di coppe. Wow! Qui, ragazzi, cambia qualche cosa a livello di quotidianità. Abbiamo il giudizio, la giustizia, due carte che parlano di un intervento di tipo divino. Il giudizio potrebbe fare anche riferimento a qualche telefonata che arriva magari in modo inaspettato, mi verrebbe da dire, perché la ruota della fortuna parla di questi cambi inaspettati, no? Però cambia la quotidianità all'interno di questa relazione, mi verrebbe da dire. Il 9 di bastoni mi dice che qui c'è qualcuno che praticamente è impegnato in quello che è la difesa di sé, la difesa di sé all'interno della relazione, o magari qualcuno sta difendendo la relazione da energie esterne per riuscire ad arrivare a questo 9 di coppe, che è il sogno compiuto. Il 9 di coppe è una carta di forte appagamento.
Io credo che questa notizia che potrebbe arrivare con questo giudizio, questa telefonata, cambi la quotidianità, nel senso che cambia la vostra attitudine. Imparerete a difendervi e mettendo i paletti, mettendo le barriere, si arriverà a vivere una situazione di appagamento, di forte appagamento, un po' come se imparaste a strutturarvi in questa energia di questo diavolo. Andiamo un po' a vedere un consiglio da parte di questi oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i video, con scusate, le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, quindi grazie a tutti. Wow, guardate, chiamata d'amore. Qualcuno esprimerà il suo amore. Potrebbe anche essere questo cavaliere di denari, ragazzi? Un messaggio d'amore. C'è qualcuno che sta pensando in voi, fondamentalmente, e ve lo farà sapere. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli, per piacere. Vediamo che cos'altro abbiamo per gli amici del cancro. Conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Quindi si tratta di parlare chiaro, fondamentalmente, parlare in modo sincero. Cari amici del cancro, questo è quello che ho per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!